Carissimi amici, buongiorno e di nuovo bentornati. Siamo arrivati veramente a 2 passi dalle feste di Pasqua e oggi vi voglio presentare una ricetta classica della cucina napoletana ed è il casatiello. Una torta salata di recupero dove dentro ci si metteva tutto quello che era avanzato dal pranzo di Pasqua per la Pasquetta e io oggi vi farò vedere questa mia versione. Premetto che in realtà avevo già fatto un video in precedenza proprio di questo casatiello, anzi è stato uno dei miei primi video nel cominciare l'avventura qui su YouTube e poi ho cambiato la formula perché nonostante tutto l'avessi fatta più volte non mi aveva mai convinto. Questa che ho fatto oggi è venuta veramente straordinaria. E allora guardiamoci subito la ricetta e gli ingredienti. Durante il video, come al solito, i miei piccoli consigli, ma quello più importante è di iscrivervi al canale. So che molti di voi passano velocemente per guardare la ricetta e poi se ne vanno, ma iscrivetevi, non vi costa nulla. A me fa un mondo di differenza. Ci vediamo nel video. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Allora, per preparare il nostro casatiello cominciamo intanto a prendere 400 g di acqua tiepida, non calda, e ci andiamo a mettere dentro 12 g di lievito fresco sbriciolato. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero per attivare la fermentazione e lo facciamo sciogliere. Lo lasciamo così per qualche minuto. Allora, noi nel frattempo ci andiamo a preparare nella planetaria. Abbiamo messo all'interno della bowl della planetaria 300 g di farina 00 e 300 g di farina Manitoba. Inseriamo il gancio per il pane, lo facciamo girare per un attimo per miscelare le due farine. Andiamo ad aggiungere l'acqua con il nostro lievito, 10 g di sale, 4 g di pepe e poi ci andiamo ad aggiungere a fiocchetti 70 g di strutto o sugna, come la chiamano a Napoli o in Campania generalmente. Adesso dobbiamo attendere qualche minuto, penso ci vorranno dai 5-7 minuti perché l'impasto diventi liscio. Comunque lo vedremo quando si sarà ben incordato. Premetto che comunque tutto questo lo potete fare benissimo anche a mano. Allora, abbiamo terminato di impastare in macchina, impastiamo per qualche altro minuto con le mani, questo per dare forza chiaramente all'impasto. Come vedete, guardate, è bello liscio ed elastico. E ora lo lasciamo un attimo qui a riposare per una ventina di minuti, coprendolo con una ciotola. Allora, sono passati 20 minuti e guardate, si è già ingrandito un pochettino. Adesso lo andiamo a riprendere, a fargli fare qualche piega. Ecco qua. Adesso lo andiamo a mettere dentro la bowl che abbiamo visto prima e lo lasciamo lievitare all'interno del forno spento per circa 2 ore o comunque a raddoppio del volume. Allora, ecco il nostro impasto che è bello lievitato. Adesso lo andremo a stendere sulla spianatoia per poi metterci i salumi e i formaggi. Andiamolo con il mattarello, cercando di fare un rettangolo. Allora, io qui dentro ho messo 500 g di salumi composti da salame e pancetta e 200 g di provola affumicata e dolce. In più aggiungerò 100 g che sono miscelati tra 50 di pecorino e 50 di parmigiano. Li metto insieme i salumi e mescolo. E adesso lo andiamo a mettere all'interno dell'impasto. E adesso, piano piano, lo arrotoleremo. E allora prendiamo il classico ruoto per fare il casatiello, adesso lo andiamo a ungere con lo strutto e poi ce lo mettiamo dentro. Cercate di ungerlo su tutte le pareti, mi raccomando fino al bordo, perché poi nella seconda lievitazione tenderà a uscire la pasta. Ecco fatto. E poi ricordatevi di togliere un pochino di pasta, questo servirà per legare le uova, poi lo vedremo alla fine.
E adesso con molta attenzione andiamolo a mettere dentro. Ecco fatto. E adesso faremo la prossima lievitazione, che ci vorranno altre 2-3 ore. Eccoci qua. Allora guardate, si è lievitata perfettamente. Adesso l'andremo a decorare con le uova, la spennelleremo col rosso d'uovo sopra e poi l'andremo a infornare. Chiaramente le uova io prima le ho lavate con l'acqua e bicarbonato. Fatelo anche voi. You never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. E adesso andiamo a spennellare con l'uovo e un goccio di latte. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument. Bene, e ora andiamo a infornare a 180 gradi per circa 50 minuti. Eccola qui, guardate che meraviglia. Adesso la lasciamo raffreddare su una grata e dopodiché la toglieremo dallo stampo. Can't stop, yeah, yeah. Allora, eccolo qui, guardate che spettacolo, è una cosa fantastica. Il profumo un po' lo dico, adesso vi dico anche il sapore, però non sarò da solo stavolta, ma aiuterà un amico mio. Dani, vieni qua. Aspettate perché ci vuole, perché qua la casa è stretta, ecco. E poi lui non è piccolo. Allora, Dani, ti tocca assaggiare oggi. Sarà un sacrificio, ma lo farò volentieri. E famolo sto sacrificio, va. Guardate che passa. È buono. Buono. Che devo dire? È buono. Fidatevi. Buono, garantito. Allora, io come ho detto già io come ho già detto nel video, questa volta ho utilizzato metà farina 00 e metà Manitoba. Secondo me l'impasto è venuto molto meglio del vecchio che facevo prima solo con la farina 00, anche perché questa ha più forza e quindi reagisce meglio alla lievitazione. Allora quindi provatelo, vedete come va, fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando, scrivete. E quindi io mi fermo qua. Ci vediamo dopo Pasqua e quindi tanti auguri a tutti e bacioni. Ciao! Buona Pasqua.